Per prima cosa mi sono preparato il composto. Ho preso il mio composto che mantengo da tempo, infatti si vede, è diventato abbastanza pietroso. Ho dovuto scomporlo sbattendolo un pochino, questo perché il sacco è conservato in un luogo troppo umido e vi sconsiglio appunto di lasciare questi tipi di componenti in luoghi troppo umidi. Comunque il composto risulta ancora attivo e funzionante. Ho aggiunto dell'acqua e ho cominciato a mescolare fino a renderlo cremoso. Una volta preparato il composto, l'ho messo da parte e mi sono preparato 2 stecche fatte di eolite di altezza 1 centimetro. Praticamente sono dei bordi laterali da mettere nell'inizio della rampa per contenere tutto il materiale che sto preparando e per non farlo fuoriuscire ovviamente. Il tutto l'ho bloccato con dei chiodini, all'incirca 3 chiodini per stecca, e quindi ho cominciato poi a riempire di materiale componente la parte laterale di questa tratta dei binari. Il tutto è stato fatto per rendere appunto un corpo unico questa zona, in quanto non era ancora del tutto ben solida. Il componente che sto utilizzando in questa tratta del plastico è un componente cementizio, quindi richiede all'incirca 24-36 ore per l'indurimento totale. Considerando che siamo in un periodo molto caldo, potrebbe metterci anche molto meno. Lo trovo abbastanza comodo proprio per il fatto che abbiamo tutto il tempo necessario per poterlo modellare. È arrivato finalmente il momento di presentarvi questo kit della Woodland Scenic che da anni posseggo ed era una delle tante rimanenze di magazzino. Ne ho più di uno a disposizione e ho approfittato per utilizzarlo. È un kit americano e lo trovo ovviamente efficace. Il kit contiene ovviamente la polvere per simulare il manto stradale, contiene del colore grigio scuro acrilico per la simulazione del manto stradale e soprattutto, una cosa importantissima, un rotolo di gomma piuma adatta proprio per aiutarci nella stesura del manto stradale che tra poco vedrete. Ma nel frattempo mi sono creato delle righe utilizzando il mio righello e ho cominciato a tratteggiare la strada.
Finalmente ho tirato fuori questo rotolo che vi dicevo poc'anzi e ho cominciato a stenderlo. Ovviamente sotto è adesivo, quindi ti aiuta moltissimo, specialmente se la superficie in cui stiamo lavorando è legno pulito. Una volta steso il tutto, possiamo poi finalmente, come vedrete tra poco, stendere il materiale e aiutarci con una specie di spatola trovata sempre nella confezione per la stesura e l'allisciamento del manto stradale. In questo punto del plastico, come potete notare durante la stesura della strada, sono costretto a creare molto volentieri un passaggio a livello. In questo caso mi soffermerò soltanto alla stesura del manto stradale, ma più in là andremo a creare proprio la parte del passaggio a livello lavorando proprio sulle traversine dei binari.
Ora siamo arrivati in un punto importante di questa zona. Devo creare un piccolo sollevamento di circa 2 cm utilizzando ovviamente materiale di scarto che non butto mai. In questo caso un foglio di Eulite da 5 mm e un pezzo di polistirolo estruso da 2 cm. Ho posizionato il tutto, finalmente appoggio il mio progetto, diciamo una bozza del castello in 2D visto dall'alto, e andrà proprio in questa zona dove lo sto posizionando adesso. Quindi una volta identificato il punto esatto ho cominciato a creare la strada che sale verso il castello, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora ho tratteggiato il punto dove mettere la colla a caldo e sto in maniera del tutto casuale creando la curvatura di salita tratteggiata sull'Eulite per poi poterla tagliare e bloccare con colla a caldo e poi continuare a stendere ancora il materiale del manto stradale. Questa sarà la strada che dal nulla arriva verso il castello. Ora è arrivato il momento di preparare altro componente per creare appunto il basamento, quindi il terreno, e lo farò molto liquido e lo stenderò per tutta questa zona per cominciare a creare un'impostazione. Lo faccio adesso proprio perché dopo diventerà difficoltoso accedervi, e fatto questo andrò a mettere anche i primi portali e le prime strutture di mantenimento della zona del tunnel e del ponte.
Per ora mi fermo qui, ho messo anche altri tipi di muraglioni di mantenimento solamente posizionati per avere un'idea di quello che sarà poi il futuro di questa zona. Grazie per avermi seguito, mi raccomando lasciate like, iscrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!